Salute a tutti! Nel nostro viaggio per la storia della Sardegna oggi faremo tappa nella città di Eruccio, dove nel Medioevo è stata istituita la sede della Curia Fluminis Diocesis Impurie. Alcuni storici ipotizzano che la cattedrale di Flumen si trovasse nel sito della chiesa di San Pietro di Simbranos o delle Immagini, a Bulzi, ma in quel luogo non c'è alcun flumene. Pertanto è verosimile che tale chiesa sia sorta presso San Pietro a Mare, che con il Coghinas prenderebbe con più causa il titolo di Flumen, qual era stata la città fluviale di Ampurias. La città di Ampurias è riportata in qualche documento medievale con l'addizione di Ampulia. Con il tempo la rotagizzazione della consonante L in R ha generato in nesso consonantico il toponimo di Ampurias. Nel nostro caso Ampulia è molto simile alla Puglia pugliese, che si rifà al rosseggiare del sole. Ampuria e Ampulia pertanto non derivano dal greco imporios, ovvero sia emporio, ma dal colore purpureo delle rocce, cariche di cuprite. Infatti, porfura o purpura è detto del sole quando si tinge di rosso al tramonto. Bene che mamma ti fa che su cocco, vieni che mamma ti fa il cocco, dicevano le madri ai propri figli per dare loro da bere il cocco, un ricostituente naturale a base di tuorlo d'uovo. Cocco in sardo è il colore arancio del barracocco o albicocca, ma anche il rosso dell'uovo alla cocca. L'uovo all'occhio di bue si ha quando il tuorlo mantiene la sua consistenza e si rifà la stella di colore arancio o cocco che segna l'occhio del bue nella costellazione del toro. Per questo il coccutto era equiparato alle corna taurine che rappresentavano il demone. Il cocito in greco cocutos e in latino cocutus era uno dei fiumi infernali. Il significato di inferum non è rivolto solo a ciò che sta in basso, inferiore, espresso con l'aggettivo latino inferus, ma soprattutto era riferito agli inferi, alle viscere della terra, da cui sgorgava l'acqua bollente. Il cocutto pertanto può essere localizzato nel nostro Coghinas, sonorizzato in Coghinas, le cui sorgenti di acqua bollente emergono dal sottosuolo nelle terme di Santa Maria Coghinas. Cogas è un quartiere di Codaruina, Valle d'Oria, dove sfocia il Coghinas. Sacoga era nei contos di Foghile, racconti del caminetto, una strega. Legata al fuoco e agli inferi, tale megera era chiamata anche brucia, con riferimento alla bruciatura. Le cogas possono essere paragonate dunque alle stigie greche, custodi del fiume Infero. La ninfa Stuge è simile nel nome allo strish, un uccello del malaugurio appartenente alla famiglia degli strigiformi, come il nostro Barbagianni, detto in sardo stria o istria. Nella credenza popolare il canto funebre di Sagoga e di Sistria erano premonitori della morte dei bambini in culla. Gli istriones erano nella Roma repubblicana gli attori di teatro, così appellati poiché mettevano sul viso delle maschere con sembianze del Barbagianni o Istria. Un divo su bronzetto rinvenuto a Florinas, presso l'altare megalittico di Giorrè, indossa una maschera d'argento, le cui fattezze sono proprio quelle di Sistria. Villa Cidro era considerata Sabida dei Scogas, il paese delle cogas, cacciate da San Sisinio. In questo caso il Sisino, sia il Cigno, Cunius o Cun, da cui nasce la vita, si oppone alla cogas, che invece la tolgono. La dea sarda cruciforme della bellezza e dell'amore, Cnudio o Cunnusa, fu chiamata dai greci Afrodite, che significa letteralmente schiuma, epiteto riportato dai romani con il calco di Venere, ablativo singolare, che traduce il verbo venere nell'atto conclusivo dell'amore. In una moneta romana compare la Venere rucchina, riconoscibile dal suo orecchino a forma di croce. Cunnusa, Afrodite e Venere erano perciò la stessa divinità femminile, chiamata in modo diverso in contesti territoriali e politici differenti. Per questo la Venere dei Romani venne denominata anche Venere rucchina, pronunciato in sardo è rucchina, letteralmente Venere della Croce. Pure nella città di Psofide in Arcadia, dice Pausania, c'è un santuario di Afrodite appellato Erucchina. Claudio Tolomeo individua il centro di Erucinum, letto Eruchinum, nella Sardegna settentrionale, in prossimità del Coghinas, dove ancora oggi esiste la cittadina di Coda Ruina, ossia Coda Rucchina.
La Eruchina sarda era omonima della Eruchi siciliana, attualmente corrotta in Erice. Samama, Sezzi, Subizzino, in coa o in coda recita un detto sardo per indicare che il bambino siede nel grembo materno. Il sinus o sisino evangelico era dunque rapportato alla coda, come la stella della costellazione del Cigno, detta oggi in arabo Deneb, che segnava il cunno femminile. Callimaco chiama la diva dell'amore col nome di Cupride, da cuprite, il minerale rosso da cui si estraeva tra gli altri il rame e l'oro. Il filologo greco antico narra che in Sardegna Cupride riceve le offerte per gli imbarchi, quasi fosse la patrona dell'isola. L'isola rossa sacra d'Era era chiamata anche Afrodisia, sinonimo di Afrodite, Venere, Cunnussa o Iruchina. Ancora nel 1640 il cartografo Paolo Santini, nella sua mappa della Sardegna, indica come la rossa il litorale tra Valledoria e Trinità, lungo la foce del Coghinas. L'itinerario Antonino Augusto pone la città di Eruccio a 24 miglia da Vignolis, circa 35 km, più o meno la distanza che in antichità separava Bangios, Perfugas da Valledoria e Codaruina. Detto ciò, appare più comprensibile il significato di Ampurias. Il centro di Vidalba porta il toponimo riferito al sole dell'alba, sebbene in sardo corso venga chiamato dai suoi abitanti Vidaeccia, ossia vecchio villaggio. Santa Maria Coghinas invece conserva nel grande fiume solo il cognomen, dal momento che nel Medioevo i cristiani le hanno sostituito il nomen con quello di Maria. È molto probabile che dopo la distruzione o l'abbandono di Ampurias a opera forse di orde barbariche, gli abitanti dell'antica Ruchina si siano rifugiati in questi due luoghi, meglio protetti dai colli e distanti dal mare. Solo nel 1503, però, il Papa Giulio II, con la sua bolla, trasferì la sede vescovile di Ampurias a Castelsardo, già castellaragonese in epoca spagnola, e castelgenovese sotto il dominio dei Doria. Nel porto sulla foce del fiume rimangono ancora tracce affioranti sul costone poco distante dalla chiesetta di San Pietro a Mare. Lungo tutto il Coghinas, navigabile tuttora per diversi chilometri, anche al di là degli sbarramenti che consentono alle dighe l'approvvigionamento idrico del Sassarese e dell'Anglona, sono emerse vestigia del passato. A seguito della segnalazione di alcuni agricoltori nei pressi di Santa Maria Coghinas è stata rinvenuta in una muratura a secco un'epigrafe, oggetto di analisi da parte dell'archeologo Domingo Dettori. L'iscrizione è conservata al Museo archeologico di Perfugas è una dedica a Costanzo Cloro, morto nel 306 d.C. Nel testo Costanzo è acclamato Augusto d'Occidente. Un'altra dedica trovata nelle campagne di Castelsardo è contenuta nell'epigrafe a Licinio Valeriano, imperatore dal 253 al 260 d.C. È singolare che il nome dell'imperatore sia indicato con la B iniziale al posto della V, quasi ad avvicinare il Valerianus alla popolazione dei Badari, citata dallo scrittore Pausania e propria dell'Anglona. Il Balanus sardianus, con inequivocabile riferimento al sardo, era un tipo di ghianda tondeggiante, detta anche ballotta. C'è dunque un nesso che congiunge l'Anglona ai Balari. Anglona è la metatasi con sincope della O di Angulona, il cui suffisso accrescitivo ha una sillaga d'angulla, il capo della ghianda o isportedda del Salande. Tutto però si rifaceva al cielo, dove gli occhi erano rivolti verso la costellazione interpolare dell'Anguis, oggi detta del Dragone, che aveva nell'Angulla o Anchidda la sua conformazione. La maggiore di tali stelle, chiamata nella mitologia Medusa, Medea o Mesa, era di colore arancio o cocco, come il nostro Rio Coghinas. Saludos a tutti.